Buongiorno a tutti, benvenuti a Confusionet, io sono Simone. Si festeggia la fine finalmente dello stato d'allarme, quindi il 21 di giugno finalmente si è chiusa questa situazione che diciamo negli ultimi 100 giorni ci ha tenuto un pochettino tutti bloccati. Naturalmente nelle ultime settimane c'è stata il ritorno alla normalità con le varie fasi che non voglio star qui a raccontare, ma principalmente voglio parlare per coloro che vogliono venire in Spagna o prendere un aereo dall'Italia per venire a fare un po' di vacanze anche qui alle Canarie. Diciamo che di voci se ne sentono tante, addirittura qualche tempo fa si pensava ad un passaporto sanitario, a dover fare la quarantena per tutti coloro che arrivano dagli altri paesi. E alla fine io consiglio sempre di andare sempre alla fonte, quindi Ministero degli Esteri italiani, Ministero degli Esteri, e andare a vedere all'interno dell'ambasciata di Madrid, dove vengono aggiornate costantemente le normative, quello che si può fare e non si può fare, e i siti internet della Enea, che sarebbe l'agenzia del trasporto aereo spagnolo, che organizza e stabilisce praticamente tutte le normative per coloro che vengono dall'estero. Allora io andrei subito sul Ministero, sulla ambasciata d'Italia a Madrid, per vedere un pochettino qual è la situazione della mobilità tra Italia e Spagna. E quindi, come possiamo vedere, dal 21, quindi da ieri, è cessato qui lo stato d'allarme. Quindi si potrà venire qui in Spagna da tutti i paesi appartenenti all'area Schengen, senza dover dichiarare effettivamente il motivo, mentre prima vi era praticamente la possibilità solo all'interno della Spagna di avere mobilità aerea con motivazioni che erano o lavorativi o personali, comunque non strettamente legati al turismo. Dal 21, quindi da ieri, è possibile viaggiare senza dover fare una dichiarazione o avere una motivazione. Quindi per coloro che vogliono venire in questo momento possono già decidere di prendere biglietti aerei in tranquillità. Poi diciamo che la situazione è sempre in evoluzione. Per quanto invece riguarda tutto quello che riguarda la Spagna, ovvero tutto quello che riguarda le normative, ovvero quello che effettivamente bisogna fare per arrivare qui in Spagna in totale sicurezza, io consiglio di andare sul sito della ENA e praticamente vedere quali sono le cose che bisogna fare sia prima di partire, ovvero non avere i sintomi, preparare, compilare un modulo che viene fornito dalla compagnia aerea, quindi un modulo che verrà fornito dalla compagnia aerea, che sarà un modulo sanitario. Credo sia una sorta di autocertificazione in cui si dichiara che non si è affetti da Covid, che non si hanno persone a casa affetti da Covid, quindi è una sorta di modulo che deve servire a cercare di non far venire sul territorio spagnolo persone che hanno avuto contatti o che hanno avuto o che sono attualmente affette da Covid, anche se non hanno sintomi. E oltretutto qui vengono definite alcune buone norme, quindi naturalmente si cerca il quanto più possibile di limitare l'eventuale riaffacciarsi di alcuni focolai, soprattutto se si viene dall'estero. Bisogna comunque portare la mascherina, quindi mi raccomando, prima di arrivare all'aeroporto bisogna essere muniti di mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e
le persone che vi verranno a prendere dovranno essere all'esterno dell'aeroporto, quindi le persone che entrano, che vi verranno a prendere magari per andare a viaggiare, per andare poi effettivamente nelle case, negli alberghi, devono comunque rimanere all'esterno dell'aeroporto. Diciamo che tutto quello che è, diciamo, le buone norme, le buone prassi vengono stabilite all'interno di questa pagina, che è molto semplice. Altra cosa è che ogni autonomia, quindi ogni regione, qui ci sono molte regioni autonome, hanno predisposto alcune leggi che sono differenti l'uno dall'altro, soprattutto per quanto riguarda le aperture dei locali, l'apertura e l'organizzazione, diciamo, della vita della vita, diciamo, cittadina. Quindi alcune regioni che sono state un pochettino più colpite hanno delle limitazioni un pochettino più restringenti, altre, per esempio come qui nelle Canarie e soprattutto qui a Forteventura, sono meno stringenti. Qui io sono andato a vedere il sito internet del governo delle Canarie, che praticamente dà una serie di misure per coloro che raccomandazioni, quindi mantenere la distanza di sicurezza, e ci sono alcune norme per quanto riguarda negozi, bar, ristoranti, centri educativi, impianti sportivi. Per quanto riguarda le discoteche, i locali notturni, vi sono alcune limitazioni e praticamente da quello che sembra si cercherà di portare man mano alla normalità anche diciamo il numero delle persone che possono essere all'interno di un locale, di un ristorante, di un centro, di un locale chiuso. Anche per quanto riguarda le spiagge ci saranno alcune limitazioni, soprattutto per il mantenimento della distanza. Per entrare per esempio in supermercati ci sarà comunque sempre l'obbligo di mettere la mascherina. Per esempio qui nell'Iperdino, che è una catena di magazzini, quindi di negozi alimentari, negozi come possono essere, che ne so, il Carrefour in Italia, c'è bisogno e l'obbligo della mascherina, e mi dicevano questa mattina che facevano anche il controllo della temperatura. Quindi fondamentalmente chiunque vuole venire in Spagna c'è la possibilità senza grossi grattacapi, quindi in maniera abbastanza tranquilla. Ieri sono andato a fare una passeggiata a Coralejo, ho fatto un video e devo dire che alcuni locali, molti locali ancora sono chiusi. Vedremo un attimino con l'apertura anche al turismo se questi locali riapriranno, però l'isola tutto sommato anche così diciamo un pochettino con i suoi luoghi naturali non strapieni di turismo è veramente un bel vedere. Spero di essere stato chiaro. Io vi metto comunque tutti i link in descrizione per chiunque voglia avere maggiori informazioni. Mi raccomando, sempre positivi. Vi mando un saluto, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.